L'insalata di pasta con salmone fresco, cipolline sott'aceto, maionese e rucola offre un mix di sapori davvero straordinario. Di questa mia serie, per 4 settimane e 4 piatti unici freddi con pesce, è quella più adatta per una tavolata o per un buffet. E come le altre della serie, un vero pasto completo, ottimo per l'estate, ma perfetto anche per un pranzo al lavoro o da portarsi al mare. Iscriviti al canale ed attiva la campanella per vedere altri video come quelli di questa serie. E alla fine del video scoprirai dove mangerò questa insalata. No, non qui a casa. Io vado subito a prepararla. Gli ingredienti sono in descrizione. Metto un pochino d'olio d'oliva su una piastra e poi con un pezzetto di carta assorbente ne levo l'eccesso. Ed ecco qua una bella fetta di salmone fresco a cui ho già levato le lische. Sotto c'è ancora la pelle, lo metto sulla piastra calda dal lato della pelle. Questo farà sì che poi riuscirò a levare la pelle del salmone in maniera molto semplice. Infatti, dopo pochi secondi che l'ho messa sul fuoco, mi basta mettere il salmone sul tagliere e con un coltellino da lama sottile stacco molto facilmente la pelle. Bene, a questo punto posso continuare la cottura del salmone, prima da un lato, poi lo giro, lo cuocio dall'altro lato e quando comincia a essere cotto lo spezzetto con la forchetta perché devo cuocere bene tutti i pezzettini e mi servono dei pezzetti molto piccoli per metterli nell'insalata. Ecco qua, ho frantumato il salmone con la forchetta direttamente sulla padella e quando è pronto lo trasferisco sul tagliere e con un coltello lo spezzetto ulteriormente. Ecco qua, così ho preparato il salmone. È ancora caldo per cui lo trasferisco su un piattino e lo lascio raffreddare stendendolo ben bene. Adesso preparo la maionese. Il primo ingrediente è un uovo, poi aggiungo un cucchiaino di senape di Digione e aggiungo anche l'olio di semi d'arachide. Un po' lo metto direttamente nel bicchiere inizialmente, poi prendo il frullatore di immersione e alla massima velocità comincio a montare la maionese e aggiungo via via l'olio finché la maionese non arriva alla densità desiderata. Non bisogna dimenticare di aggiungere il sale, ecco qua, ancora un po' con il frullatore faccio montare la maionese, non bisogna farlo eccessivamente a lungo, più olio si mette più la maionese diventa soda, ecco così siamo al punto giusto, deve essere in questa maniera. Aggiungo circa un terzo, anche la metà del salmone alla maionese e la frullo insieme alla maionese, così avrò una maionese al sapore di salmone. Ecco, la maionese è pronta. Nel frattempo ho portato ad ebollizione dell'acqua salata e aggiungo le farfalle. Quando le farfalle sono cotte le scolo e con il mio solito sistema le raffreddo rimettendole nella pentola e aggiungendo acqua fredda alla pentola e facendo diversi lavaggi in questa maniera. Dopo 2 o 3 lavaggi molto rapidamente sono riuscito a raffreddare le farfalle, molto meglio che sotto il getto di acqua corrente come si fa spesso. Ecco qua, le farfalle sono pronte, le metto nella zuppiera, aggiungo la maionese al salmone, la metto tutta nella zuppiera e do una bella mescolata. Ecco qua. A questo punto aggiungo la parte restante del salmone e metto delle cipolline sott'aceto che danno veramente un sapore ottimo a questa ricetta. L'ultimo ingrediente, quello che dà veramente lo sprint finale a questa insalata, è la rucola. Prendo la rucola, con il coltello la taglio abbastanza fine ma senza esagerare, naturalmente alcuni pezzi più grandi, alcuni più piccoli vanno bene, li aggiungo alla zuppiera, ecco così in questa maniera, e do una bella mescolata con attenzione perché ho fatto una zuppiera abbastanza piena. Così la nostra insalata è pronta. Ha un aspetto fantastico, non è vero? Sono sicuro che fa venire l'acquolina in bocca anche a te. Io non vedo l'ora di mangiarmela. Le farfalle con salmone, cipolline e rucola me le sono portate qui, in ufficio. Questa insalata di pasta è perfetta per la pausa pranzo al lavoro. E con questo video si conclude la serie in cui per 4 settimane ho presentato 4 piatti unici freddi con pesce. Se ti è piaciuta iscriviti al canale per non perderti altri video ricette spiegate bene come questa. E penso che potrebbe piacerti anche l'insalata di fagioli con aringhe che ho pubblicato lo scorso anno. Ti lascio la playlist per vedere le altre puntate di questa serie e adesso ho proprio fame.
Buona!